Ron English è uno dei principali artisti del pop surrealismo e questo è un morphing di appunto Lincoln e Obama che è stato tra l'altro utilizzato durante la campagna elettorale di Barack Obama. Hanno tappezzato New York con questi manifesti. È un artista attivo anche dal punto di vista della street art, Ron English. Cioè l'arte... L'urban art, sì, quello che poi urbana, è l'arredo che adesso è stata molto rivalutata, insomma, sì, squadri come questi quanto è molto ora... quotata. Ecco, quanto quotiamo un quadro del genere? Beh, un quadro del genere è tra i 15 e i 20.000 euro. Quindi non è una cifra poi così incredibile, parleremo anche di questo fra poco, di quanto grazie anche a quest'arte l'arte americana sia diventata poi un po' più abbordabile per i collezionisti, non bisogna essere proprio ricchissimi per potersi permettere un quadro. Passiamo ad un altro quadro, sempre Ron English. Sempre Ron English è sicuramente molto pop nei colori e nello stile, anche se poi è altrettanto surreale. Infatti il soggetto, che appunto qui è un Andy Warhol immaginato poco più di adolescente. Un adolescente Warhol, già, però con la capigliatura che lo contraddistingue. E poi la prossima immagine che vediamo invece è Mark Ryden. Mark Ryden è il più grande di tutti, il più quotato di tutti, e questa qui è proprio l'immagine a cui si è, magari la mettiamo un attimo in primo piano, a cui si è ispirata Lady Gaga. Vedete che a destra c'è questo olio di Mark Ryden, è una ragazzina vestita di carne. Esatto. Dunque Mark Ryden innanzitutto è il leader indiscusso del pop surrealismo e spesso raffigura queste bambine che sono delle specie di angeli che vengono ad aprirci gli occhi sul disastro del consumismo nel mondo occidentale. Quest'opera appunto rappresenta uno dei suoi temi più cari, che è la carne. Digestione di carne. Sì, sicuramente. Ed è un'opera che appunto è stata molto probabilmente acquistata da Lady Gaga stessa, che infatti si è poi vestita così. È un'opera che è stata quotata a $2 milioni. 2 milioni di dollari, esatto. Comprato da Lady Gaga, che si è vestita in questo modo un po' insomma truculento, diciamo così, agli ultimi MTV Awards. Mark Ryden è uno di quelli che sono un po' più rappresentativi del cosiddetto pop surrealismo. Lui fa quadri a olio, ma fa anche stampe dei suoi quadri, perché... Sì, lui ha una casa editrice con cui appunto producono queste stampe in tiratura limitatissima, certificate e molto costose anche. Abbiamo una copertura sempre che ci mostra di Mark Ryden altri quadri, magari la possiamo vedere. Quello che mi impressiona è che sono personaggi, come diceva lei, che sembrano usciti dalle favole, da un mondo fiabesco, e che però poi appunto di fiabesco magari hanno molto poco certe volte. Sì, possono essere inquietanti, ecco, vengono definiti inquietanti. In realtà io credo che questo voler inquietare serve proprio per smuovere l'animo dello spettatore e quindi farlo riflettere. Ok, andiamo avanti allora con gli altri quadri. Vediamo invece Nicoletta Ceccoli adesso, che è un'italiana. Un esponente italiano di pop surrealism. Questi sono i quadri della Ceccoli, eccoli qua. Sono figure femminili. Queste sono figure femminili, sì. Dunque Nicoletta Ceccoli nasce come illustratrice di favole per bambini. Quest'opera è Olimpia, uno dei suoi capolavori secondo me, ed è un'opera, dunque Olimpia è il personaggio di una favola che è L'uomo della sabbia di Hoffman. E invece anche conosciuta meglio come Coppelia, quindi è la bambola meccanica, e in questo caso Coppelia stringe tra le braccia tante se stessa. Sono un po' dei giocattoli anche, la difficoltà della ragazzina, della bambina che diventa adulta. Sì, la difficoltà, il passaggio comunque tra l'infanzia e l'età adulta. Forse facciamo in tempo a vederne anche un altro di quadro, sempre rappresentativo del pop surrealismo. Vediamo quale ci propone la regia allora. Ecco, questo è Chris Lewis, appunto quando parlavamo di tecnica pittorica classica, ecco l'assurdo reso possibile dalla tecnica fotografica. Questa è un'opera d'olio che però appunto potrebbe tranquillamente essere una fotografia, un ritratto di donna tipico dell'artista. A parte che c'è appunto qualcosa che non quadra poi sempre le foglie, in queste fotografie. Assolutamente, certo, il paesaggio è completamente surreale, impossibile. Alexandra, l'ultima
l'ultima domanda che volevo farle era questa, lo accennavamo prima, per la verità. Grazie anche a correnti artistiche come il pop surrealism, che vedono molti giovani dipingere e poi diventare famosi anche con l'aiuto magari del digitale, non solo quelli che abbiamo visto sono quadri ad olio, ma poi ci sono altri che dipingono, tra virgolette, producono in digitale ovviamente un numero di quadri, di copie delimitato. Ecco, in qualche modo l'opera d'arte diventa più abbordabile, non c'è bisogno di essere grandi, ricchi collezionisti per potersele permettere, è così? Assolutamente, ci sono appunto artisti come abbiamo visto come Mark Ryden che sono assolutamente inarrivabili purtroppo, però ci sono tanti artisti invece che sono più accessibili e questa è una corrente che piace molto ai giovani, quindi capita spesso che siano proprio i giovani ad avere l'intuito e sentire che queste possono essere un buon investimento e si impegnano ad acquistare delle opere magari pagandone un po' alla volta.